In questo video recensiremo una scheda grafica nuovissima, la AMD Radeon RX 9070 XT, in questa customizzazione della Power Color che è probabilmente una di quelle più economiche ed è sicuramente una di quelle più compatte. Oltre a questo vedremo anche all'opera la nuovissima tecnologia di upscaling, cioè l'FSR 4, e vedremo ovviamente tutti i benchmark di produttività e gaming con anche qualche nuova aggiunta. E infine faremo delle considerazioni sui prezzi e sul mercato attuale delle schede grafiche. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro pazzo. E sì, finalmente dopo tutto questo tempo riesco a portarvi una recensione di una scheda grafica praticamente subito dopo il lancio e devo ringraziare il mio amico Simone che mi ha prestato questo esemplare di Radeon 9070 XT perché appunto si voleva fare il suo nuovo PC ed è riuscito a prenderla al lancio. Ovviamente questo video lo vedete circa una settimana, 10 giorni dopo dall'uscita, però insomma dovevo anche avere il tempo di testare tutto quanto e provare con mano queste nuove tecnologie e questa nuova serie di schede grafiche che davvero, vi spoilerò subito, promette molto bene. Prima però di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli, per garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok. Detto questo, partiamo con le specifiche tecniche di questa Radeon. Uscita il 6 marzo di quest'anno 2025, la Radeon 9070 XT si presenta come la proposta di fascia per adesso più alta offerta da AMD sulla sua nuovissima architettura RDNA 4. Infatti al suo interno ritroviamo un chip monolitico, quindi diversamente dall'architettura RDNA 3 che sfruttava diversi chiplet per andare a comporre tutto quello che era il chip grafico. In questo caso ritroviamo un unico die che è il Navi 48 con 4096 core sbloccati, tra l'altro con un processo produttivo ridotto a 4 nanometri rispetto ai 5-6 nanometri su cui si basava l'architettura RDNA 3. Oltre a questo ovviamente ritroviamo diversi miglioramenti rispetto all'architettura precedente. In primis abbiamo RT Core e core dedicati per l'intelligenza artificiale di nuova generazione che andremo a vedere fra pochissimo. In entrambi i casi svolgono un ottimo lavoro. C'è da dire poi che il chip grafico della 9070 XT, anche se con diversi tagli, viene condiviso con la sorella minore, la RX 9070, che viene proposta a un prezzo MSRP di $50 in meno rispetto a quello della 9070 XT che invece è di $599. E proprio riguardo alla RX 9070 non posso che consigliarvi il video recensione realizzato dal mio amico e collega Davide di SD Hardware, ve lo lascio linkato qua sopra, quindi magari dopo che avete visto questa recensione, se siete curiosi di vedere il livello prestazionale della 9070, mi raccomando andate a controllare la sua recensione se ovviamente non l'avete già vista. Detto questo, tornando alle specifiche di questa 9070 XT e parlandovi del core clock, in questo caso probabilmente dovuto al fatto che siamo su un processo produttivo ridotto rispetto all'architettura precedente, abbiamo un core clock veramente molto alto, perché in boost arriviamo a 3 GHz, che non è per niente male. Ovviamente il base clock è molto più basso di 1600 MHz, ma ovviamente quando giochiamo insomma si va a vedere più che altro la frequenza che questa scheda grafica riesce ad arrivare in boost. Invece per il comparto memorie ritroviamo 16 GB di memoria VRAM di tipo GDDR6 connesse alla GPU con un bus di 256 bit per un bandwidth complessivo di 644 GB al secondo. Il TDP di questa scheda, che tra l'altro ricalca in pieno il consumo effettivo, è di 305 watt, che non è proprio pochissimo, però se consideriamo la fascia che occupa questa scheda e il livello prestazionale che ci offre, che andremo a vedere fra pochissimo, davvero secondo me non è niente male. Anche a livello di connettività abbiamo diverse novità, tra cui il collegamento PCI Express 5.0 connesso con 16 linee ovviamente alla CPU, che vi dico non farà chissà che differenze se andate a inserire questa scheda grafica su un sistema 4.0, ma vi dico la
verità neanche 3.0, perché con 16 linee alla fine il bandwidth che c'è tra GPU e CPU è già più che sufficiente. Oltre a questo poi come porte ritroviamo le già note HDMI 2.1 e le nuove DisplayPort 2.1 per un bandwidth davvero molto elevato che ci permetterà di connettere schermi a risoluzione e refresh rate davvero elevatissimi. Bene, abbiamo visto le specifiche tecniche di questa scheda grafica, ora direi di passare in particolar modo alla custom che abbiamo oggi. In questo caso è la Power Color Reaper, che è una custom molto tranquilla, non ha dissipatori enormi, RGB, insomma è una di quelle più economiche che possiamo acquistare. Probabilmente quando queste schede video saranno di nuovo a stock, perché in questo momento, tra parentesi, poi lo vediamo più avanti verso le considerazioni finali, queste schede si fa fatica a trovarle, sicuramente a prezzo MSRP, ma questa secondo me sarà uno dei modelli che costerà meno rispetto a tutti quanti. Però vi dico, non andiamo a risparmiare dal punto di vista della dissipazione, perché pur essendo un dissipatore dual slot che dal mio punto di vista è anche un bonus, perché ci permette poi di inserire nel nostro computer diverse schede di espansione di cui potremo avere bisogno, dopo un'ora di stress test, insomma di gioco pesante in 4K, arriva a una temperatura sul core di 57 gradi, con una velocità di ventole che sì, è un pochino altina, forse di 1550-1600 rpm al massimo, ma vi dico anche come livello di rumorosità, che questa volta ho testato con un fonometro posto a 20 cm di distanza dalla posizione della scheda, tra l'altro in un case che è la test bench, quindi tutto aperto, arrivavamo a 43 dBA di livello di volume. Quindi nel senso, se giochiamo magari siamo con le cuffie, comunque con un case anche che magari è chiuso, con delle casse accese, non ci darà particolarmente fastidio. Ovviamente se ricerchiamo la silenziosità assoluta, questa scheda magari, ecco, dovremo andare a cercare un modello custom un po' più fornito, però vi dico, insomma, già i livelli di rumorosità secondo me che offre questa scheda sono più che accettabili. Oltre a questo, le altre temperature che abbiamo rilevato dopo un'ora di test riguardano il punto caldo della GPU, cioè l'hotspot, che è arrivato a 74 gradi, che secondo me è più che accettabile su una scheda video, e su una scheda del genere che tra l'altro consuma 300 watt secondo me è davvero ottimo. Per quanto riguarda le memorie invece arriviamo a 86 gradi, che non è pochissimo, però non è neanche una soglia allarmante. Mi sarei preoccupato se avessi visto memoria a 95, 100 o 105 gradi, in quel caso sì, ci sarebbe stato un problema, ma vi dico, in questo caso secondo me questa custom svolge davvero un lavoro eccellente, soprattutto considerate le dimensioni molto compatte. Beh, vi ho appena parlato di questa custom e ora, prima di passare ai benchmark, ci terrei a fare due parole sulla piattaforma di test, che in questo caso è la Test Bench, composta da Ryzen 7 7700 accompagnato da 32 GB di memoria DDR5 6000 MHz CL30. Il tutto è montato su una scheda madre Asus X670E Gaming Wi-Fi e alimentato da un alimentatore Thermaltake Tough Power da 1050 watt. Abbiamo poi come SSD il Crucial T500 da 2 TB e come dissipatore per la CPU abbiamo l'Endorphin Avis F240 ARGB. Tutti i test sono stati effettuati con sistema operativo Windows 10 Pro e con gli ultimi driver disponibili per questa 9070 XT. Inoltre questa scheda, lo vedremo fra pochissimo, l'abbiamo confrontata con la 7900 XT, quindi la precedente scheda grafica, su una fascia di prezzo simile a questa al momento attuale, nel senso perché l'MSRP della 7900 XT sarebbe di $900, ma alla fine il prezzo su cui si è assestata era di 680, che è simile a quello a cui potremo trovare questa 9070 XT una volta tornate le scorte. Detto questo, direi ora di partire con il confronto effettivo delle due tecnologie FSR 3.1 e la nuova FSR 4 su Horizon Forbidden West, che è uno dei giochi che va a sfruttare al meglio questa tecnologia. Quindi direi ora di partire e poi dopo questa sezione vedremo tutti i vari benchmark e infine le considerazioni finali. Partiamo quindi col confronto dei due upscaler. In questo caso abbiamo un torrente e l'acqua viene gestita veramente molto meglio con l'FSR 4, in entrambi i casi in performance e partendo con un rendering quindi in Full HD fino a un upscale in 4K. Qui un altro dettaglio dell'acqua, vediamo anche qui l'FSR 4 si comporta molto bene, tra l'altro anche gli effetti particellari non ghostano, non lasciano sci
scie, mentre sull'FSR 3.1 insomma la situazione è ben diversa. Anche qui vedete il risultato è molto più definito e pulito. In movimento, in questo caso ruotando la telecamera, vediamo, soprattutto poi se volete fermare il video lo notate molto meglio, ma l'FSR 3.1 lascia proprio degli artefatti di disocclusione che si vedono molto di più. Sull'FSR 4 sono molto meno evidenti. In movimento, quando la protagonista si muove, l'FSR 3.1 lo vediamo soprattutto se fermiamo il frame, insomma con l'FSR 3 lascia molto a desiderare, mentre col 4 la situazione è molto più definita e lo vediamo anche in questo fotogramma. E se vi state chiedendo quale sia la differenza con la risoluzione nativa con temporal anti-aliasing, praticamente il risultato è pressoché identico e questa cosa non è per nulla male. Ma parliamo ora di prestazioni, perché ovviamente questo FSR 4 pesa un po' di più dell'FSR 3, ma parliamo alla fine di un 10% di differenza, quindi 105 fps che sono molti di più rispetto ai 75 circa del 4K nativo, quindi guadagniamo praticamente 30 fps con una perdita di resa grafica inesistente, quindi davvero ottimo lavoro AMD. Andiamo adesso a vedere i benchmark di produttività e qui purtroppo abbiamo dei problemi perché su Cinebench 2024, quindi Cinema 4D, non possiamo al momento attuale, in cui sto registrando questo video, utilizzare la RX 9070 XT, il tutto con gli ultimi driver. Stessa cosa anche su Blender, e questi ultimi due sono benchmark che normalmente funzionavano senza nessunissimo problema anche su schede grafiche AMD Radeon. Passiamo ora ai titoli, insomma ai benchmark che funzionano come Geekbench, in questo caso confrontanti con la 7009 XT, che rimane un po' in vantaggio soprattutto sul OpenCL Score, mentre su SpecViewPerf vediamo che diciamo le vittorie si distribuiscono un po' per una scheda, un po' per l'altra. Sui giochi invece, partendo con Control 1440p e settaggi di Digital Foundry, vediamo che la 9070 XT è in vantaggio di un buon 20%, 21% rispetto alla 7009 XT. In 4K la questione è ancora più rosea e qui invece la 9070 XT è in vantaggio di un 42%, che davvero non è niente male considerando insomma che è una scheda che ha anche meno compute unit. In ray tracing 1440p anche qui niente male, vediamo i nuovi core all'opera, abbiamo un 35% in più rispetto alla 7900 XT. Su Alan Wake 2 in 1440p FSR Quality e settaggi di Digital Foundry 129 fps contro 119, alla fine è un 9% in vantaggio in favore della 9070 XT. In 4K stessi settaggi con FSR Quality abbiamo un 11% in più per la 9070 XT, 83 fps contro 74, e se abilitiamo il ray tracing più o meno tutto a basso, 40 fps contro 27,8, che è un buon 45% in più rispetto alla 7900 XT di scorsa generazione, quindi davvero niente male, ma rimane comunque il rumore presente data l'assenza di un buon denoiser come il DLSS Reconstruction. Comunque su Death Stranding 1440p e settaggi maxati, un più 7% per questa 9070 XT, 206 fps contro 192, in 4K settaggi maxati, 134 fps contro 126, in entrambi i casi con ottimi 1% low, quindi più 6% per la 9070 XT. Passiamo ora a Fortnite capitolo 6 stagione 2 in 1440, forse con la 9070 XT siamo un pelino CPU limited, ma comunque insomma guadagniamo il 20% rispetto alla 7900 XT, in 4K 188 fps contro 154 della 7900 XT, che è un 22%. Passiamo ora a God of War, in questo caso in 1440p e settaggi maxati, la 9070 XT fa 186 fps contro i 168 della 7900 XT, un buon 10% in più per questa scheda di nuova generazione. In 4K FSR Quality, sempre settaggi al massimo, anche qui abbiamo circa un 10%, 11% in favore della 9070 XT, 144 fps, in 4K maxato, quindi senza upscaler, 110 fps contro 100 della 7009 XT, anche qui 10% in più per la 9070 XT RDNA 4. Su Cyberpunk 2077 questo è un gioco che con questi settaggi siamo pressoché CPU limited, perché ci fermiamo a 119 fps con entrambe le schede, ma se passiamo ai risultati in 4K, sempre settaggi di hardware unboxed, 88 fps contro 76 della 7009 XT, un buon 15% in più per questa scheda di nuova generazione.
Passiamo ora ai risultati in Ray Tracing Ultra con 4K e FSR prestazioni, 43% in più per la nuova scheda, 68 fps quindi contro 47. In Path Tracing, qui ho testato solo la 9070 XT, 33 fps, quindi non è male, è comunque giocabile e c'è comunque un buon margine di miglioramento se utilizziamo poi un upscaler di qualità più alta magari in futuro. Resident Evil 4 Remake, 1440p e priorità alla grafica, più 14% per la 9070 XT, quindi anche qui un buon risultato, e in 4K con preset RT abbiamo 117 fps contro 104 della 7900 XT, un 12% in più per questa nuova GPU. Passiamo ora a The Finals 1440p senza upscaling e settaggi tutti medi senza ray tracing, e qui probabilmente anche qua siamo forse un po' CPU limited, o forse è il gioco che bene o male ci fa andare lo stesso con tutte e due le schede, mentre in 1440p FSR quality però con tutti i settaggi al massimo, anche ray tracing, più 23% per la 9070 XT. In 4K FSR prestazioni, sempre settaggi epici, 126 fps contro 115 sostanzialmente della 7900 XT, più 10% quindi per la nuova GPU. Su Black Myth Wukong 1440p FSR quality, settaggi di Digital Foundry, più 18% per la RDNA 4. E se passiamo al 4K, in realtà qui non avevo testato la 7900 XT, però comunque la 9070 XT fa 74 fps, che non sono niente male per questo titolo a questa risoluzione e questi settaggi. Passiamo ora ai risultati in Path Tracing in 1440p FSR quality. Qui passiamo da un risultato ingiocabile della 7900 XT a un risultato alla fine tuttavia abbastanza giocabile, con un guadagno del 94% per la nuova GPU RDNA 4. Su Age of Mythology Retold 4K settaggi maxati senza ray tracing, 132 fps contro 115, quindi un 14% in favore della 9070 XT. In 4K con anche ray tracing divino, quindi al massimo, 77 fps contro i 61, ed è un buon 25% in favore della nuova scheda grafica. Final Fantasy XVI 1440p FSR quality settaggi maxati, abbiamo dei risultati comunque in favore della 9070 XT, un più 12% per questa scheda. In 4K FSR prestazioni e settaggi sempre maxati, 93 fps contro 87, qui il margine stranamente si riduce a un 7%. In 4K nativo poi sempre settaggi al massimo, 51 fps contro 48 sostanzialmente, più 8% per la nuova scheda, che probabilmente è un po' bandwidth limited, dove infatti la 7900 XT è in vantaggio rispetto a questa nuova scheda. Monster Hunter Wilds, per il benchmark facciamo una media di 102 fps, però vi dico, le sequenze di gameplay siamo più sui 75, mentre in 4K con l'FSR 4 prestazioni sempre ultra ma senza ray tracing arriviamo a 83 fps di media, e anche qua forse durante il gameplay in realtà un pochino meno. Horizon Forbidden West come ultimo titolo, 1440p settaggi maxati, 117 fps per la 9070 XT, e in 4K FSR 4 prestazioni, praticamente le clip che abbiamo visto all'inizio, siamo sui 107 fps, quindi davvero niente male. Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver visto le prestazioni di questa 9070 XT e aver provato le varie feature introdotte con questa nuova generazione, e devo dire finalmente insomma abbiamo una scheda grafica che va a innovare rispetto alla generazione precedente, visto che purtroppo con Nvidia non abbiamo visto la stessa cosa, e abbiamo anche delle nuove tecnologie che vanno a rivoluzionare finalmente la posizione di AMD in termini di qualità grafica con upscaler vari. Abbiamo visto poi che rispetto alla Radeon RX 7900 XT, che ricordo essere una scheda di fascia in teoria più alta di questa, perché oltre ad avere un costo MSRP iniziale molto più alto, aveva al suo interno 84 compute unit rispetto alle 64 di questa 9070, riusciamo lo stesso a superarne le prestazioni, e non di poco, sia in raster, perché ritroviamo in 1440p un 12-13% circa nei vari giochi che ho testato, che ho potuto confrontarne le prestazioni, e un 15% in 4K, mentre in ray tracing arriviamo a un 40%, ma secondo me è anche di più perché non ho testato alcuni giochi che vanno a pesare molto, e abbiamo visto per esempio su Black Myth Wukong un miglioramento del quasi 2x, sostanzialmente 100%. Certo c'è da dire che c'è ancora qualche aspetto da migliorare, e probabilmente alcuni si possono sicuramente anzi risolvere insomma con qualche aggiornamento di driver, perché abbiamo visto delle problematiche su alcuni applicativi che normalmente sulle Radeon girano senza problemi,
tra cui Cinema 4D, sostanzialmente Cinebench 2024, e Blender anche, che di solito è sempre stato utilizzabile con le Radeon, anche se non con prestazioni magari chissà quanto entusiasmanti. In questo caso questi due test che di solito facevo, purtroppo questa volta non siamo riusciti a eseguirli, ma spero che vengano risolti questi problemi con un aggiornamento dei driver. Però per quello che riguarda il gaming, che probabilmente interessa la maggior parte tra voi che stanno guardando questo video, devo essere sincero, delle prestazioni del genere sono veramente molto interessanti, sia per il 1440p ma anche per il 4K, considerando l'upscaler FSR 4 che finalmente, ripeto, anche con un upscaling performance, quindi partendo dal Full HD fino al 4K, abbiamo una resa grafica che secondo me è equiparabile, forse in alcuni casi anche superiore rispetto a quella del DLSS, sicuramente della versione 3.5 e 3.7, e del DLSS 4 insomma se ne può parlare. Quindi sì, non solo i titoli esport ma anche i vari AAA, anche con ray tracing, girano decentemente con questa scheda, più che decentemente, quindi per questo motivo insomma AMD con questa generazione ha fatto davvero un ottimo lavoro. Forse l'unica cosa che spero che vadano a sistemare nel corso del tempo, insomma, con questa nuova architettura, avendo a disposizione questi core dedicati all'intelligenza artificiale di nuova generazione, è il fatto del denoiser, che da quanto so ci stanno già lavorando, però abbiamo visto in alcuni titoli come Alan Wake 2 o Cyberpunk, con path tracing attivo abbiamo insomma una resa grafica che lascia un po' a desiderare, perché la qualità effettiva messa a schermo è un po' traballante. Però se verrà implementato qualcosa come il DLSS Ray Reconstruction, adesso non so come lo chiameranno, magari FSR Ray Reconstruction, non lo so, però sicuramente poi avremo delle esperienze di gioco che magari sì, in termini di FPS duri e puri sono inferiori alle controparti Nvidia, però comunque sono più che giocabili, perché abbiamo visto dei frame rate che, pur non essendo molto elevati, sono sicuramente un mondo meglio rispetto alla generazione precedente, e comunque per certi canoni sono alla fine più che giocabili, magari sì a 30 fps, però parliamo sempre di path tracing. Per la questione dei prezzi, al momento attuale ho poche informazioni da darvi, nel senso che al momento in cui sto registrando questo video, quindi inizio marzo del 2025, queste schede sono abbastanza non introvabili, no, perché si trovano, ma sovrapprezzate, e dal punto di vista delle Nvidia c'è praticamente il deserto dei tartari, e anche lì le poche che si trovano sono ultra sovrapprezzate. Quindi vi posso dire che al momento attuale, se volete una scheda grafica, questa sì, probabilmente anche pagandola 750-770 euro, è una delle poche che vi offre questo livello di prestazioni a un costo che è relativamente contenuto considerando la situazione. Se guarderete questo video prossimamente, nei prossimi mesi, anni, non lo so, ovviamente magari la situazione sarà diversa, considerando il prezzo MSRP di questa scheda e delle Nvidia concorrenti, quindi 600 euro potremmo dire circa, e 750 per la 5070 Ti. Parlo ovviamente dei modelli custom che riusciranno ad arrivare a questa soglia di prezzo, non parlo ovviamente dei modelli custom più costosi dove ovviamente arriveremo a prezzi più alti. Però vi devo dire, per questa scheda, anche considerando magari il supporto che ci sarà in questi mesi dal punto di vista, come vi ho detto, insomma, del denoiser, oppure anche l'FSR 4 che sarà più supportato, alla fine secondo me anche con una 5070 Ti, vedendo un po' le prestazioni nelle varie recensioni online, se la gioca più che bene, e andiamo a risparmiare almeno 150 euro e probabilmente anche di più. Per questo vi posso dire, fate un po' le vostre considerazioni anche in base al tipo di software che utilizzate o al gioco in cui giocate, e alla fine saprete di certo quale scheda scegliere. Detto questo, io ho parlato anche abbastanza per questo video. Ovviamente fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate con un commento e con un mi piace se vi è piaciuto questo video. Infine non posso far altro che consigliarvi due video che, se non avete visto, vi invito a guardare. Il primo è quello del confronto tra due CPU molto interessanti che con questa scheda video poi vanno proprio a pennello, e sono il Ryzen 7 7700 confrontato con l'i7 13700. Come secondo video invece vi consiglio quello realizzato qualche mese fa sulla RTX 4080 Super, che probabilmente nei prossimi mesi, tornando un po' alla disponibilità delle schede, la vedremo nel mercato dell'usato a cifre molto interessanti. E quindi, arrivati a questo punto, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!